Ciao ragazzi, come sempre ben ritrovati sul canale Slot Car Tech. Ci troviamo ad Albenga nel circuito dello Speed Track in occasione dell'ultima tappa del campionato italiano Thunder Slot. Questa volta, oltre alle riprese della gara, merita anche soffermarci un po' di più sulla sede e poi ditemi voi se ne valeva veramente la pena. Il circuito è un classico scale auto a 6 corsie, veramente molto interessante perché, come vedete, adesso vi farò vedere qualche piccolo particolare, è praticamente quasi interamente dioramata. Molto bella la zona della partenza con il lungo rettilineo, poi vi faccio vedere anche qualche chicca perché veramente ragazzi merita davvero vedere questo tracciato ma anche tutta la sede, e poi la postazione piloti come sempre sopraelevata in modo tale da poter permettere a tutti un'ampia e perfetta visione di tutte le parti del tracciato. Come sempre i piloti hanno iniziato ad avvicendarsi nelle varie corsie perché qua sono 6, quindi ci sarà un attimino da tribolare per imparare tutto il tracciato a memoria e preparano le loro vetture per essere il più performanti possibile durante le fasi di gara. Anche in questo caso ci sarà la gara di qualificazione che permetterà poi di decretare la griglia di partenza. E adesso spostiamoci con la visione dettagliata del tracciato, così vi faccio vedere tutte le parti dioramate dello stesso. E partiamo dalla zona della partenza dove potete vedere tutti i box come sono stati creati. Questo chiaramente non è l'unico pezzo dioramato del tracciato, ma tutta la pista è stata interessata a quest'opera modellistica. Risulta quindi veramente molto bello il passaggio di tutte le slot car in ogni angolo della pista. Ma sicuramente un punto di forza di questa sede, ricordiamo siamo ospite dello Speed Track qui ad Albenga, sono le pareti, perché queste sono interamente ricoperte da circa 8000 modelli di slot car. Non perdiamoci in chiacchiere che vi faccio fare un giro un po' di tutte le pareti e quindi avremo la possibilità di vedere le nuove e le vecchie slot car suddivise per produttore. Allora ragazzi, dopo varie prove, varie peripezie, ho deciso con quale macchina vado a correre e come vi dicevo appunto quello che avevo pensato in fase di realizzazione della prima release della McLaren Elva Can-Am alla fine non è andato troppo bene perché mi usciva, mi capottava, non riuscivo a trovare il passo giusto, era magari sì veloce però alla fine era poco sicura, per cui in una pista dove magari non si conosce il tracciato occorre essere prestanti fin da subito, meglio avere una macchina leggermente più lenta rispetto ad una che sì è veloce però esce un po' di più, anche perché poi durante la gara la tensione aumenta, i concorrenti magari ti danno qualche sportellata, per cui occorre comunque avere una macchina perfetta e sicura. Quindi cosa ho fatto? Ho utilizzato il telaio già utilizzato ad Albissola, non ho aggiunto, non ho tolto peso,
Le sospensioni sono rimaste le stesse. Diciamo che questa vettura qua sul tracciato di Albenga alla fine della fiera è quella che mi ha dato il tempo migliore, per cui la gara vado a farla esattamente con questa vettura. Adesso però lasciamo un po' spazio anche alla gara, perché sabato mattina i piloti sono già nelle loro postazioni di guida. Il clima è caldo perché è l'ultima tappa, quindi molti devono ancora riuscire a recuperare i punti necessari per entrare nella rosa dei candidati della gara finale di Cerro Maggiore. Il problema più grande, come sempre, è trovare il giusto mix di una vettura veloce, ma sicuramente che esca poco dalla traccia, per riuscire a spingere nel migliore dei modi senza però dover forzare troppo la mano. E allora preoccupiamoci un po' di andare a guardare più da vicino che cosa sta succedendo, magari con qualche ripresa, in qualche angolazione particolare del tracciato, perché come avete visto è un tracciato veramente molto molto bello. Tra l'altro ragazzi, qua il clima è anche abbastanza caldo, perché essendo una scale auto a 6 corsie sarà poi un facsimile, anche se in realtà il tracciato è completamente diverso, di quello che ci troveremo a Cerro Maggiore, per cui chi non ha ancora potuto provare una scale auto, ad esempio come nel mio caso che non corro su scale auto, ne faccio tesoro di tutto quello che avrò come feedback, anche se in realtà ancora una volta correrò con la McLaren Elva, perché io ho voluto fare tutto il campionato nord-ovest con la stessa macchina, cercando così di adattarla alle varie piste. È stato un azzardo forse, perché in alcuni casi, come ad esempio questa volta, ci potrebbero essere delle macchine che per il mio skill di guida, per il mio comportamento potrebbero andare meglio, però sicuramente riuscire a preparare una macchina in base ad ogni circuito arricchisce sicuramente di nozioni tecniche il bagaglio personale di ciascuno di noi. Dopo aver fatto qualche giro di gara, anche io mi metto nuovamente a fare qualche piccola modifica, qualche piccola miglioria all'assetto, per cercare di riuscire a togliere ancora qualche decimo, ma soprattutto per cercare di essere il più prestante possibile con una macchina sicura. Ci sono molti piloti che stanno provando le loro vetture, molti altri sono in coda per fare i loro giri di prova, e poi dall'altra parte, nell'altra stanza, sono appena iniziate le verifiche. Ricordiamo infatti che prima della sprint race che si effettuerà nella giornata di domani, tutti i piloti dovranno portarsi in un parco chiuso, cambiare il motore e mettere nelle mani della commissione tecnica la loro vettura, in modo tale che questa possa essere verificata e certificata per la gara. E allora spostiamoci nell'altra stanza e andiamo tutti insieme a vedere le verifiche tecniche.
Buongiorno ragazzi, domenica mattina qui sul circuito dello Speed Track, seconda giornata di gara, o meglio giornata di gara vera e propria, perché in realtà nella giornata di ieri si sono solo ed esclusivamente svolte le prove libere e poi le prime verifiche tecniche per i concorrenti che erano già in pista. Questa mattina invece chi non ha potuto provare la sua vettura nella giornata di ieri si è subito messo alla guida per iniziare a prendere un po' di confidenza con il tracciato di gara. Ricordiamo che a breve si svolgerà la sprint race, una gara con il tempo ridotto che servirà solo ed esclusivamente per decretare l'ordine di partenza della gara vera e propria. Va comunque detto che la sprint race è una gara bene o male importante perché permetterà di prendere anche la confidenza giusta e necessaria con la propria vettura, ma anche con i propri avversari, perché effettivamente sarà l'unico vero modo per riuscire a testare tutte e 6 le vetture contemporaneamente. Quindi chi non è abituato a correre su piste particolarmente grandi potrà iniziare a prendere confidenza anche con i suoi avversari. E mentre alcuni piloti sono impegnati appunto nel loro turno di prove libere, altri si sono già posizionati sul banco delle verifiche tecniche, perché anche per loro toccherà poi il turno di portare la macchina a verificare che tutto sia perfettamente regolare. Come sempre noi ci facciamo un girettino nei box, diamo una sbirciatina nelle cassette in modo tale da magari carpire qualche altro segreto in più e migliorare così anche le vetture per la prossima gara. E poi andiamo anche a vedere quello che sta succedendo nelle verifiche tecniche. Ragazzi, mi raccomando, c'è sempre da imparare, non abbiate paura di chiedere consigli a chi va più veloce di voi, perché è solo in questo modo che si continua a migliorare, soltanto mettendoci in gioco e provare anche soluzioni diverse, quindi non fossilizzatevi su un'unica cosa. Qui allo Speed Track di Albenga trovate veramente di tutto, infatti alle mie spalle una bellissima Rolls Royce e adesso vi faccio un po' vedere quello che troviamo anche nelle altre ale dello stesso Slot Club, perché non ci sono soltanto le pareti da attirare l'attenzione, ma un po' tutto il contesto di questo bellissimo Slot Club, soffitto compreso. Nella sprint fanno i commissari, quelli della batteria successiva, perché alla fine della batteria c'è ancora la possibilità di toccarsi la macchina. Sono partite le sprint race, piloti agguerritissimi fin dall'inizio, perché ricordiamo la sprint race darà poi la classifica per l'ordine di gara vera e propria. Alle mie spalle è appena finito un turno della sprint, adesso i commissari cambieranno i bollini, verranno cambiate le vetture da una corsia all'altra e poi si ripartirà di nuovo per il minuto e mezzo di gara, perché qui ricordiamoci 6 corsie
la pista, quindi la sprint race è leggermente più corta rispetto ai 2 minuti normali. Il primo dello Slot Club Asti a correre è stato Paolo Ballò, perché in questo caso si è fatta la sprint race in ordine alfabetico e poi via via tutti gli altri ragazzi. Per la sprint race le gomme sono nuove, sono state montate in parco chiuso. In questo minuto e mezzo su tutte le corsie ognuno avrà appunto la possibilità di provare il pulsante e la vettura post interventi tecnici delle verifiche, perché come abbiamo già detto e lo ricordiamo, va cambiato il motore e poi chiaramente va rimessa in piedi tutta la parte meccanica degli ingranaggi, la sella posteriore, gomme da provare, gomme da testare e sicuramente anche da prendere un po' di confidenza con il pulsante. Dopo la prima manche delle sprint race, adesso verranno cambiati i piloti, entreranno gli altri 6 per le sprint race successive e così via per tutte le batterie di gara. Alla fine di ogni sprint race i piloti avranno qualche minuto di tempo per eventualmente sistemare la propria vettura o fare l'assetto che ritengono più opportuno. Nella gara possono capitare anche dei problemi tecnici, in questo caso De Filippi ha la vettura che non funziona, ha fatto un giro e mezzo di gara, poi la vettura si è praticamente ammutolita, quindi bisognerà correre ai ripari, cercare di metterla a posto nel minor tempo possibile per almeno fare qualche giro. Sì. Minchia. Riparazione al volo per Gabriele De Filippi perché aveva un filo motore staccato, abbiamo risaldato il tutto, lui chiaramente è stato fermo i giri necessari alla riparazione, gli altri concorrenti hanno continuato, rientrerà nella corsia che gli compete seguendo la normale rotazione della sprint race. Sprint race finita, per me è un buon risultato, quarto posto, quindi alla fine la macchina me la sono trovata cucita addosso molto bene. Adesso un briciolino di pausa, giusto il tempo per rimettere insieme tutte le batterie e poi si parte con i 5 minuti per corsia per la gara vera e propria. Man mano che le batterie avanzano i concorrenti si fanno sempre più agguerriti perché chiaramente aumenta anche il livello di preparazione di tutti i piloti, le macchine sono più veloci, i piloti sono più pronti e reattivi e quindi iniziano anche i veri duelli. Qui ad esempio alle mie spalle Massasso e Sandigliano con terzo incomodo la spada se le stanno dando di santa ragione.
E siamo così arrivati anche alla conclusione di quest'ultima tappa del campionato Thunder Slot. Stiamo parlando del girone nord-ovest, quello a cui ho partecipato. Per me è stata un'esperienza veramente formidabile, mi è piaciuto tantissimo, ho imparato tantissime cose nuove, sono sicuro di aver migliorato anche le mie doti di guida, ho sicuramente aumentato il mio bagaglio tecnico, ne so sostanzialmente qualche cosa in più e spero di aver trasmesso con i miei video qualche cosa anche a voi. Sono poi molto soddisfatto, anche perché non ci avrei mai creduto, non ci avrei scommesso un centesimo, di come sia finito il campionato. Per me una terza posizione assolutamente insperata. E poi grazie anche a tutti i miei compagni di squadra il terzo posto nella speciale classifica di club. Insomma, un'annata Thunder Slot iniziata un po' in sordina, anche perché non sapevamo quello che ci aspettava, finita sicuramente nel migliore dei modi. E adesso non ci rimane altro che affrontare la tappa finale, o meglio la gara finale di questo campionato a Cerro Maggiore, dove andremo ad incontrare tutti i migliori piloti dei vari gironi. Noi dello Slot Club Asti Calabroni Rossi parteciperemo in 3, saremo io, Paolo Ballocci e Matteo La Spada. Cercheremo di fare del nostro meglio, le macchine come oramai sapete praticamente tutti sono tutte uguali, saranno la 350 Can-Am, non ci rimane dunque che allenarci al meglio per puntare nella parte alta della classifica. Ragazzi, se avete qualche commento da fare sul video ma anche sul campionato Thunder Slot, mi raccomando, i commenti sono a vostra disposizione. Mettete un like se avete trovato interessanti i contenuti di questo video e mi raccomando, iscrivetevi al canale. Noi come sempre ci rivediamo qui su Slot Car Tech per il prossimo video.